Ciao a tutti! Finalmente oggi vi porto la ricetta di un grande panificatore, Gabriele Bonci. Dato che per me è fonte di ispirazione, lo seguo ovunque su YouTube, in televisione, leggo articoli e ho deciso anche di acquistare proprio uno dei suoi libri. E proprio per l'appunto questo video parla di una sua ricetta che è contenuta. E questa ricetta perché vi porterò utilizzerà una farina zero di media forza con la quale faremo una pizza alla romana in teglia fina. Per la realizzazione di questa pizza in teglia alla romana procederemo dalla creazione dell'impasto, faremo le pieghe, lasceremo maturare l'impasto in massa in frigorifero con a temperatura controllata di circa 4 gradi dalle 18 alle 24 ore. Successivamente faremo lo staglio per creare i nostri panetti dal peso di circa 350-360 grammi. Lasceremo lievitare all'incirca per un'ora e mezza, 3 ore, a seconda comunque della temperatura della cucina e della stagione. E come ultima fase vedremo come cuocere questa tipologia di pizza. La pizza che vi porto in questo video sarà una pizza fina, molto digeribile, croccante, ma veramente buona. Quindi vi consiglio di provarla e fatemi sapere nei commenti qui sotto come vi è venuta. A questo devo un grazie a Bonci perché veramente è buona. E magari in un prossimo video sarei curioso di provare una variazione di questa ricetta per portarvi una pizza un po' più alta, un po' più grande, diciamo. È ora di mettere le mani in pasta dopo la sigla! Back from the dead. Per realizzare questa pizza abbiamo bisogno di 1 kg di farina zero con un W di media forza, con circa 12-13 grammi di proteine, 1,5 grammi di lievito di birra secco, 20 grammi di sale, 20 grammi di olio extravergine d'oliva e 750 grammi di acqua. Come prima cosa facciamo un buchetto nella farina e inseriamo un po' di acqua. L'acqua la inseriamo un po' per volta perché così diamo tempo alla farina di inglobare tutta l'acqua. A questo punto aggiungiamo il lievito, diamo una mescolata, aggiungiamo un altro po' di acqua. Queste fasi iniziali sono molto importanti perché determinano la creazione di una buona maglia glutinica e quindi l'impasto risulterà più elastico. Aggiungiamo un altro po' di acqua, ancora un po', aggiungiamo un altro po' d'acqua. Arrivati a questo punto mettiamo il sale, l'ultima parte di acqua e continuiamo a mescolare. Il sale è molto importante metterlo verso la fine perché aiuta ad assorbire l'acqua e fa sì che non blocchi l'azione lievitante, perché se va direttamente a contatto con il lievito lo ammazza. Come ultima cosa da inserire ci manca l'olio, ovvero la parte di grasso. Ottenuto un impasto simile a questo, lo lasciamo riposare una ventina di minuti a temperatura ambiente ricoperto con un canovaccio. A tra poco. Eccoci di nuovo, dopo 20 minuti andiamo a vedere l'impasto com'è. Si sta creando la maglia glutinica, vedete? Se lo tiriamo inizia proprio a vedersi. Quindi a questo punto è arrivato il momento di spostarsi sul nostro banco di lavoro e procedere a fare le pieghe. Riversiamo il nostro impasto
fare le pieghe è molto importante perché aiuta l'impasto ad assorbire tutta l'acqua che è stata inserita, ed inoltre aiuta anche ad irrigidire la maglia glutinica. Ecco qua. Lo lasciamo riposare 10 minuti e continuiamo questo processo finché l'impasto non risulta essere vellutato, comunque liscio. Trascorsi 10 minuti l'impasto si presenta in questo modo. Non è ancora pronto, quindi facciamo un ulteriore giro di pieghe, così, così, giriamo di 90 gradi, così, giriamo ancora di 90 gradi e così. Lo lasciamo riposare altri 10 minuti. Sono trascorsi altri 10 minuti e il nostro impasto ora è bello rilassato. Però facciamo un altro giro di pieghe. Ci vediamo fra 10 minuti. Passati altri 10 minuti, l'impasto ora è pronto. Nel frattempo io ho preparato un contenitore oliato sia alla base che alle pareti, dove andremo a riporre il nostro impasto. Bene, una volta riposto il nostro impasto, andiamo ad oliarlo anche sulla parte superiore, lo andiamo a chiudere con un canovaccio e lo lasceremo maturare in frigorifero dalle 12 alle 24 ore per poi passare alla fase dello staglio e di una lievitazione di circa 3 orette, poi dipenderà anche dalla temperatura che c'è nella casa. Ci vediamo dopo la fase di maturazione. Dopo circa 20 ore ho tirato fuori l'impasto dal frigo. Come prima cosa spolverizziamo il banco di lavoro con della farina di semola di grano duro. Riversiamo il nostro impasto. Una volta riversato creiamo dei panetti da 350 grammi l'uno. Da circa 350 grammi, non necessariamente 350, va bene anche 360. Per creare i nostri panetti facciamo una piega, così, poi ne facciamo un'altra, così, chiudiamo e arrotoliamo su se stesso in questo modo, poi facciamo così. Andiamo a metterlo in dei contenitori oliati, facciamo la stessa cosa per tutti gli altri panetti. Prima di chiudere in maniera ermetica i contenitori e lasciarli lievitare per circa 2 ore i nostri panetti, bisogna oliare leggermente la superficie di ogni panetto. Questo serve per evitare che si creino delle crosticine, che la crosta quindi diventi dura e quindi non si può più stendere durante la fase di lievitazione. Una volta unte possiamo chiuderle in modo ermetico, oppure con un canovaccio se non avete dei contenitori ermetici o della pellicola. Una volta chiusi possiamo lasciarli lievitare all'incirca
per 2 ore, ma questo dipende molto anche dalla temperatura ambientale, quindi se c'è abbastanza caldo è sufficiente anche 1 ora e mezza, se ci sono le temperature invernali si arriva anche 3 ore, 3 ore e mezza. Ci vediamo dopo per la stesura e la cottura. Sono passate circa 3 ore, ci è voluto un po' più di tempo di lievitazione perché il clima adesso è un po' cambiato, è un po' più freddo del solito. Allora, come prima cosa procediamo nel mettere la semola di grano duro sul nostro piano di lavoro. Riversiamo il nostro impasto, rimettiamo un po' di semola di grano duro sopra. Adesso si parte dai lati e si fa così. Questo tipo di movimento, poi dal centro verso il basso, delicatamente per spostare l'aria, lo si gira in questo modo e si fa la stessa cosa. Adesso per portarlo nella teglia si fa così, così e così. Allarghiamo l'impasto senza stracciarlo, perché altrimenti tutto il lavoro della lievitazione e del riposo non serve a niente. A questo punto andiamo a mettere un po' di passata di pomodoro, la mettiamo bene bene dappertutto, perché della pizza si mangia anche la crosta, non bisogna scartare niente. Adesso è arrivato il momento di infornare. Per infornare bisogna preriscaldare il forno alla massima potenza e nel momento di infornare la pizza bisogna riporla sul ripiano più basso e metterlo all'incirca a 230 gradi, non però sotto i 220 gradi. E la cottura nel ripiano più basso durerà per circa 9 minuti. Adesso spostiamo la pizza dal ripiano più basso al ripiano di mezzo e la lasciamo cuocere per circa 10-12 minuti. Adesso la rinforniamo per 2 minuti nel ripiano più alto questa volta. E come ultimo tocco un filo d'olio. Adesso andiamo a vedere come è venuta la pizza. È soffice e croccante, sentiamo adesso. Molto leggera, mi raccomando provatela questa ricetta perché merita veramente. Buonissima. Dimenticavo, mettete un like se vi piace.